Oggi, tanto per cambiare, proveremo a dirvi una cosa seria. UNESCO! No, amore, se la dici così mandiamo in vacca la serietà subito. Tanto non ce la potevamo fare a rimanere seri. Ma no, dai, proviamoci almeno. Allora, se state per organizzare una vacanza, potete provare a curiosare sul sito dell'UNESCO. È il sito che elenca tutti i posti che sono patrimonio culturale dell'umanità. Magari ce ne sono anche alcuni vicino a casa vostra. Beh, abbiamo Sabioneta a mezz'ora di macchina qui da noi. Esatto, andiamoci. Sabioneta è entrata a far parte del patrimonio dell'umanità perché è un esempio di progettazione urbanistica fondativa. Parlare come mangi? No? Ok, vuol dire che qui una volta era tutta campagna. Ci vivevano 4 vaccari con le loro bestie e fine, nient'altro. Poi è arrivato un certo Vespasiano Gonzaga, ha eretto Sabioneta, che per il tempo era ritenuta una città ideale. Mi immagino i vaccari. Un giorno vivi in una catapecchia fatta di sterco e sputo con una vacca come cuscino e il giorno dopo ti ritrovi in una casa elegante in una città fatta e finita. Lo shock culturale deve avergli fatto male, trasformandoli in un gruppo di comari maldicenti, perché da lì in poi non fecero altro che spettegolare su Vespasiano. Però un po' lui se le cercava. Se ti impunti che la donna giusta da sposare è Diana de Cardona, la fidanzata di tuo cugino, che poi è anche tuo vicino di casa, visto che Guastalla è a pochi chilometri da Sabioneta, non ti stupire se le male lingue ci danno dentro. Ma amore, sai com'è quel vecchio detto, no? La fidanzata del vicino è sempre più gnocca? Sì, quello! Comunque il matrimonio non andò poi tanto bene e infatti non si vedeva l'ombra di un erede. Eppure la zia di Vespasiano, con la giusta furia di ogni zia vedova che si fa i cazzi del nipote, cominciò a scrivergli cose del tipo: Quando eri un ragazzino eri così carino. Dicevi sempre che volevi essere un buon cristiano e un buon servo dell'imperatore. E adesso sai cosa mi ha detto la mia amica Tizia, che è una cara conoscente di Caia, che passava di lì l'altro giorno? Mi ha detto che te la fai con le donnacce. Ma non ti vergogni? Guarda che io non ti ho mica allevato così. Statene un po' a casa con tua moglie, che almeno mi fai un paio di bei nipotini, disgraziato che non sei altro. In effetti Vespasiano a casa non c'era mai, perché al tempo fare il condottiero era un po' un mestiere come il rappresentante oggi. Prevedeva lunghissime assenze e in più, mentre lui era in giro, sua moglie viveva a Sabioneta, che in quel momento era un cantiere a cielo aperto. Gli operai sudati e nerboruti. Insomma, diciamo solo che dopo 9 anni di matrimonio, alla Diana diede un colpo e morì senza dargli eredi. Che le hai dato un colpo lo dici tu. I soliti ex vaccari, ora comare maldicenti, cominciarono a dire che forse, ma solo forse, la Diana si era fatta l'amante e che forse, sempre e solo forse, a Vespasiano l'esser cornuto non fosse poi stato così bene, quindi un bel colpo apoplettico alla moglie tramite veleno e poi si organizza un secondo matrimonio con la cugina della Diana, perché sai come dice quell'altro detto, no? Lo so, non c'è cosa più divina che trombarsi la cugina. Esatto, li conosci proprio tutti. Ma andiamo avanti. Il secondo matrimonio con Anna d'Aragona partì alla grande con 2 gemelle, subito seguite dall'atteso erede maschio, Luigi. Il suo dovere Anna lo aveva fatto, eppure Vespasiano. Anna purtroppo morì subito dopo. Una va bene, ma a 2 mogli morte pure a me sarebbe venuto qualche dubbio, dai. E infatti i soliti maldicenti dissero che Vespasiano, roso dalla gelosia visto com'era andata con la precedente moglie, abbia rinchiuso l'Anna nel castello di Rivarolo per farla morire di stenti. Come mai ci fossero tutti sti maldicenti in una città ideale non lo so. Ma comunque per un po' di anni le cose parvero andar bene. E quindi finisce così? Ovvio che no, perché ad un certo punto il figlio di Vespasiano, Luigi, morì all'improvviso. E dai, ormai pare una puntata della Signora in giallo. Sì, ma i maldicenti che cosa si sono inventati? Cominciano a starmi simpatici questi, quasi meglio dei complottisti. Loro dissero che Luigi un giorno mancò di rispetto a suo padre nelle vie del paese e Vespasiano si incazzò così tanto da prenderlo a calci fino a lasciarlo a terra a sputare sangue. Ovviamente questa teoria prevede che il ragazzo sia morto per quello. Per fortuna questo fu l'ultimo episodio di questo tipo e nel frattempo la costruzione di Sabioneta era avanzata senza intoppi.
Così possiamo spostare l'attenzione dalla vita privata di Vespasiano al Palazzo Giardino, dove si stava facendo affrescare una serie di miti greci. Il problema era che in questi miti c'era sempre un dio che ci dava dentro di brutto con una ninfa o una donna a caso. Quindi gli affreschi erano belli scandalosi, soprattutto per il tempo. E proprio mentre il Campi, il pittore, stava lavorando, Vespasiano ricevette la visita di un altro prelato. Per un'incredibile botta di culo, la scena di Filira, amata da Saturno sotto forma di cavallo, non era ancora stata eseguita, ma invece quella di Leda e il Cigno era in lavorazione. Noi ci immaginiamo che sia andata più o meno così. Vespasiano, e quel palazzo lì non me lo fai visitare? Certo, eminenza, venga, venga. Quell'affresco lì, a cui sta lavorando il pittore, non lo capisco mica tanto. Che cosa dovrebbe essere? Eccellenza, non le vede le ali? Sarà una bella e pia scena con un angelo, un'annunciazione. Ma te pensa? E io che ti credevo un discolo di quelli che fanno le cose tipo pagane? Ma chi? Io? Cosa dice mai? Sembra una storiella, ma pare sia andata veramente così. E noi oggi possiamo ancora vedere questi splendidi affreschi, forse proprio grazie a una panzana ben congegnata. Come sempre, se vi è piaciuto il video, seguite il nostro canale YouTube, la pagina Facebook e Instagram. Grazie, ciao!